Buongiorno dal lago di Garda, da Malcesine. Alle mie spalle, quindi di là c'è il centro, mentre da questa parte adesso vi porto con me in bicicletta e facciamo questo lungo lago che è meraviglioso. E ho già fatto un video adesso nel centro, quindi o l'ho trovato o comunque lo caricherò a breve sul canale, e mentre adesso facciamo tutta questa parte che è stupenda. Oggi è il 31 ottobre, giovedì mattina, e ci sono dei colori veramente stupendi. Sono le 11:30 di mattina, quindi partiamo con la bicicletta e facciamo questo giro veramente fantastico. Aspettate, metto il telefono di qua così vedete meglio. E partiamo. Pochi minuti e poi arrivo al parcheggio dove ho lasciato la macchina, ed è veramente bella questa passeggiata. In autunno naturalmente c'è molta meno gente rispetto all'estate e ci si gode di più il lago, sia per chi abita qua sia per quei turisti che arrivano. Ma magari in questo weekend ci sarà anche tanta gente, perché domani è il 1 novembre, perciò che bello vedere ancora al 31 ottobre il tanto verde. Barche per turisti. Vi portano a Limone con 9 euro. Guardate che belle queste barche. Aspettate, mi giro un attimo. No, un giorno questo giro me lo voglio fare, partire da qui in barca e arrivare fino a Limone. 9 euro andata e ritorno, quindi è anche, secondo me, un prezzo che ci sta. Quindi ecco un giro che vi consiglio di fare, e potete venire qui a Malcesine. Vi vedete tutto il centro che è bellissimo. Io ho fatto un video adesso non di tutto ma abbastanza, ho girato parecchio all'interno, e poi prendete questa navetta qui e andate a Limone, che è un altro posto stupendo del quale ho fatto dei video. Li trovate nel mio canale, dovete andare nel menu, nella playlist, scrivete Limone o Malcesine e vi vengono fuori tutti i video che ho fatto. Ma guardate che bella atmosfera, con il rumore del lago, il suono del lago, delle barche a vela, gli alberi che sbattono, sentite? Come si chiama? Beccheggiare, non lo so. Le palme. Poi guardate quanto verde c'è, cioè quanta vegetazione c'è, con i colori del lago, è veramente stupendo. Quindi se venite qua, mi raccomando, fate questa passeggiata o la fate in bicicletta, perché è veramente bello. Qui poi salite sulla strada. Qui c'è sempre questo veliero, però non ci sono cartelli, ma secondo me è un veliero per fare le gite turistiche. Però non ci vedo mai nessuno per poter chiedere. Cioè, vedete, diversamente rispetto alle barche dove eravamo prima, che comunque sulla strada c'erano i cartelli, qui non c'è nulla. Se qualcuno di voi lo sa, o magari ci ha fatto un giro. E anche qua che bello, guardate questi palazzi, questo palazzo con tutte queste decorazioni. Sono cose che oggi non si fanno più, cioè non si trovano più. Oggi fanno così, cioè tutto bianco, sembrano degli ospedali, con tutto rispetto per questa struttura, però voglio dire, non c'è più, non so, quel tipo di arte che a me piace molto, dell'inizio del Novecento. Che bello questo viale. Questa bella panchina. Guardate i fiori, che bello la bambina che fa le fotografie ai fiori. Ecco, vi faccio vedere il castello di Malcesine, mi giro un attimo. Tanto guardate che bei colori l'acqua in questo periodo. E cioè è spettacolare. Guardate che immagine. Il castello, il lago, le montagne.
è veramente bello. E per poter apprezzare tutto questo, secondo me ci vuole anche un po' di sensibilità, che non guasta mai. Perché ve lo dico? Perché io abito sul lago di Garda e sapete quante volte cammino e vedo gente che secondo me non apprezza neanche quello che ha intorno, che cammina guardando per terra o il telefono e sì, ci sta 5 minuti che uno si guarda il telefono, però credetemi, io abito qua a Desenzano e vedo gente che proprio non va neanche al lago, cioè stanno tutti sopra nel centro, nei bar sopra, e se voi andate al lago sotto non c'è quasi nessuno in autunno a volte nelle passeggiate, e non perché non ci sia gente in giro, perché probabilmente molte persone, non so, forse non apprezzano, forse perché ci abitano, danno per scontato. Io credo che serve anche un po' di sensibilità per apprezzare la natura, nel senso che per apprezzare al meglio un'opera d'arte, un quadro, una scultura, eccetera, un certo tipo di architettura, Liberty per esempio, oltre che a una sensibilità propria, per apprezzarla più profondamente ci vuole anche un po' di cultura naturalmente, no? Ma se ci pensate, per poter apprezzare la natura non serve cultura, serve sensibilità, ed è la cosa più importante. Poi se uno ha anche della cultura, va bene, allora può vedere i posti, può conoscere, può approfondire, può vedere i fiori e oltre ad avere una sensibilità personale può anche approfondire che tipo di fiori sono, eccetera, eccetera. Si può andare in profondità, si può andare in profondità per quanto vogliamo, ma alla base se non c'è la sensibilità non si apprezza nulla. E ripeto, per apprezzare quello che abbiamo intorno, questo non serve cultura, serve sensibilità. Vabbè, detto ciò, ma che bello, guardate. Anche di qua vi faccio una panoramica del castello. Che bello quel castello lì arroccato con tutte quelle casette che si affacciano sul lago, stupendo. Ora andiamo là, vi faccio vedere un prato, l'hanno appena tagliato, sembra un prato inglese, scozzese, con poi lo sfondo del lago, stupendo, perché l'hanno appena tagliato e l'erba finissima. Andiamo a vedere. Poi a me piacciono anche questi lampioni che fanno un po' quella Londra ottocentesca, vedete? Con queste panchine, guardate questa immagine del lampione con la panchina e fa un po', sapete, quella Londra ottocentesca, ma che bello. Poi un'altra cosa secondo me importante del leggere, non soltanto leggere monografie oppure testi magari specialistici, sociologia, psicologia, filosofia, storia, eccetera, ma anche dei semplici romanzi, secondo me fanno molto bene, perché oltre a fare bene naturalmente all'immaginazione, ci aiutano a immaginare, ma fanno bene anche alla sensibilità, perché certi romanzi ti fanno vivere anche delle emozioni che magari nella realtà non vivresti, no? Tu sei la sera seduta sul tuo divano e magari leggendo un romanzo ti porta in certi posti, ti fa vivere certe emozioni che magari a casa tua lì da solo non vivresti, e questo aiuta a, come dire, adesso mi lavo qua, aspettate, aiuta a sviluppare la sensibilità. Ora, tutto quello che vi sto dicendo, aspettate che questo è un posto bellissimo, devo fermare un attimo, naturalmente lo sto dicendo pur parler, nel senso che so che tutti voi che mi seguite avete una certa età come me, tutta gente grande, io ne ho 49, c'è gente anche molto più grande di me, lo so, lo vedo ai commenti, quindi sto facendo un discorso così in generale tra noi, no? Grandi, tanto non ci sono ragazzi di 20-30 che guardano purtroppo i miei video, ce lo vedo dai commenti, dall'età anagrafica, c'è qualcuno ma pochissimo, quindi era così un parlare tra di noi.
cose che immagino sapete già benissimo e sapete probabilmente meglio di me. Comunque ecco, guardate qua che bello questo pezzo. Quest'estate io sono venuto qui e non potevo fermarmi perché qua era tutto pieno di sdraio. Adesso me lo godo sto posto, intanto faccio una panoramica da qua e poi mi metto al sole e guardate che bello, cioè hanno appena tagliato l'erba, quindi c'è tutto questo, guardate i colori, il verde dell'erba, le montagne sullo sfondo e il lago, cioè è stupendo. E infatti ogni volta che vengo qui e vedo questi posti mi viene sempre questa riflessione, che poi non racconto mai, oggi mi è venuta, della sensibilità. Ci vuole una certa sensibilità. Anche qui vedete che colori che ha il lago, vedete queste sfumature, questo verde che il telefono non so se rende, non troppo perché dal vivo è meglio, però non è male neanche dal telefono. Adesso mi metto là al sole, ma guardate che bello, ma che quest'estate qua è tutto pieno, quindi queste cose non si possono fare. Qui c'è bello d'estate perché naturalmente è bello vedere gente, sdraio, quindi va bene la via di me, cioè va bene un po' tutto, nel senso bello d'estate che c'è pieno, bello in questo periodo che non c'è nessuno. Cioè vedete che bello, posso andare qua in bici, se non rovino l'erba non credo, mi metto qua. Devo mettere un po' di olio ai freni. Cioè guardate che spettacolo. Vabbè, adesso dico che non si può salire, però immagino per l'estate non c'è nessuno adesso. Non penso che di dar fastidio quei 30 secondi che vengo qua. Quella è un'isoletta che potete raggiungere o in barca o a nuoto d'estate. Non c'è niente sopra, però caratteristica per arrivarci. E guardate che posto. E di là vedete che si stringe. Se avete presente la forma del lago di Garda, adesso vi metto anche la mappa, quello è il punto in cui il lago si stringe e poi si sale verso Riva del Garda. E di là c'è Limone da quella parte. È veramente bello qua. Ma guardate che posti. Poi chiamo la montagna, vedete sopra. Questo verde è proprio bello, guardate, con il lago. Ecco, dicevo che secondo me serve sensibilità, e la sensibilità, voglio dire, uno non nasce. Sì, abbiamo le emozioni, giustamente, quando nasciamo, queste le abbiamo perché da quando l'uomo è sulla terra per aiutarci a sopravvivere, però la sensibilità è un'altra cosa e va sviluppata, va coltivata. Come vi dicevo, naturalmente sono cose che voi sapete, ma se qualcuno, magari c'è qualche ragazzo giovane che sta guardando il video, magari può essere utile. A parte che io penso che chi guarda questi video la sensibilità ce l'ha. La funivia mi fa ricordare che qui a Malcesine c'è la funivia che un giorno prenderò per andare a farvi vedere Montebaldo. Ho già fatto dei video di Montebaldo, però non da questa parte con la funivia, anche se non mi piace molto per la funivia, ma lo farò per fare un video. Parco giochi, che carino. Venite qua, se avete bambini portateli qua a giocare in mezzo al verde davanti al lago. E là in fondo poi siamo arrivati, c'è una salita e poi io vado al parcheggio.
io ci metterei anche, però adesso fatemi fermare un attimo, stavo riflettendo su una cosa, ma perché non mettono i cartelli? Per esempio uno viene qui e si domanda: ma che cos'è quella? Cioè, io mi metto anche nei vostri panni, ma pure io, perché non sono di qua, sono di Desenzano, vengo qua e mi domando: ma che ci fa quell'isola lì? Ma che cos'è? Ma ci si può andare? Ma è pericolosa? Ma io ci metterei qua un bel cartello, tipo quando trovate i parchi, ci sono tutti quei cartelli grandi di legno che magari spiegano anche se c'è della storia. Per esempio, ero a bere il caffè quest'estate e un signore mi ha detto che la chiamano anche la Villa dell'Ulivo, perché c'è soltanto un ulivo. Un'altra signora mi ha detto l'isola degli innamorati, perché là vanno a baciarsi, però non ricordo bene. Però tutte queste storie, e per i turisti secondo me è importante. E cioè, sull'isola del Garda, cioè sul lago di Garda ci sono 5 isole, e quindi non è che ne abbiamo 23.000, e uno viene qua e magari, io lo dico anche se qualcuno magari del posto sta ascoltando, del comune, mettete un cartello, magari c'è, non lo vedo, perdonatemi, non lo vedo, un cartello che lì spiega che cos'è quell'isola, va bene. Allora là io sono arrivato, perché poi finisce e si sale, quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e come sempre iscrivetevi al canale, guardate, è veramente molto importante, mi aiutate a far crescere questo canale, quindi se vi piace, volete aiutarmi a farlo crescere, cioè iscrivetevi, non vi costa nulla, fatelo adesso così poi vi ricordate. Aspetta un attimo, avete fatto? Iscriviti e ci vediamo in un prossimo video.